Ciao hackerini e hackerini, avete mai pensato a cosa succede davvero dentro il vostro PC quando premete il pulsante di accensione? Quando lo accendete non state solo dando vita al vostro PC, state attivando una piccola fortezza digitale. Ogni componente lavora insieme per una sola missione: proteggere l'avvio e assicurarsi che nessuno possa manipolare ciò che accade fino a quando il sistema operativo prende controllo. Dietro quello che sembra un semplice avvio si nasconde un vero e proprio rituale di fiducia, una catena di controlli e verifiche che garantisce che ogni pezzo del sistema sia integro e sicuro. Oggi vedremo come questa catena funziona e perché la sicurezza del vostro PC inizia molto prima che appaia la schermata di login. Prima di tutto dovete sapere che il PC è formato fisicamente da vari componenti come CPU, RAM, dischi e scheda madre. Questo è l'hardware. Non entrerò troppo nel dettaglio, ma la CPU è il cervello del computer. Riceve istruzioni, le interpreta e dà ordini agli altri componenti. Il boss, insomma. La RAM è la memoria temporanea, la memoria principale. Viene usata dalla CPU per lavorare su dati e istruzioni molto velocemente, perché appunto la RAM è molto veloce, però è smemorata. Appena spegnete il PC si dimentica tutto, un po' come me quando finisco di leggere qualcosa. Poi ci sono i dischi, memorie permanenti, chiamate anche memoria secondaria. Queste non dimenticano niente e vengono usate dal PC per memorizzare informazioni permanenti, tipo le foto dei vostri gattini. Lo so, parlo sempre dei gattini. Forse i dischi non vi dice nulla, ma se vi dico SSD o per i più vintage come me hard disk, sono sicura che vi si accende una lampadina. Gli hard disk sono un po' lentini perché hanno un disco fisico che gira velocissimo e una testina che si muove avanti e indietro per leggere e scrivere i dati. Capite perché è lento? Povera testina, deve muoversi fisicamente da una parte all'altra. Mi ricordo un giradischi, ma molto più piccolo. Gli SSD invece sono molto veloci perché non hanno parti fisiche in movimento, memorizzano i dati in celle elettriche. Lo so, qui è complesso, ma potete pensare agli hard disk come un archivio fisico con cassetti e quindi più lento. Gli SSD invece sono come un archivio digitale super efficiente, dove trovate tutto subito. E poi c'è la scheda madre, che è la città dove vivono tutti questi componenti, collegati da strade che permettono loro di parlarsi. Ovviamente l'hardware, che ora sapete cos'è, è composto anche da altri componenti. Se vi interessa approfondire fatemelo sapere, potrei fare un video apposito. Ma l'hardware da solo non basta, serve il software, cioè i programmi che dicono all'hardware cosa fare. Ma prima che il sistema operativo tipo Windows, macOS o Linux possa partire, accade qualcosa di speciale. Lo so, qui rischio di perdervi, uno dopo l'altro come i calzini che si perdono in lavatrice, ma fidatevi, cercherò di renderlo semplice. Però prima di tutto dovete sapere che per eseguire funzioni crittografiche, come cifrare un testo, ovvero renderlo incomprensibile, è necessaria una chiave. Questa chiave deve essere conservata in sicurezza sul computer. Se la mettessimo nella RAM, sarebbe vulnerabile perché la RAM è una memoria temporanea e accessibile ad esempio da programmi malevoli con i giusti permessi. Se la salviamo sui dischi, chiunque con accesso fisico potrebbe rubarla. Certo, potremmo cifrarla, ma allora serve un'altra chiave per decifrarla. E dove la mettiamo questa nuova chiave? Il problema non finirebbe mai. Il fantastico TPM, il Trusted Platform Module, risolve questo problema. È un piccolo chip, spesso integrato nella scheda madre, progettato per eseguire funzioni crittografiche e archiviare chiavi in sicurezza. Ogni TPM ha la sua chiave unica, l'endorsement key, creata in fabbrica che serve per dimostrare che il TPM è autentico. Questa chiave non può essere estratta, un po' come un bambino con un gioco nuovo, non ve lo lascerà mai prendere. Ed inoltre ha un'altra chiave, la storage root key, che è quella che proteggerà le chiavi di cifratura e non uscirà mai dal TPM. Un po' come l'anello del Signore degli Anelli, un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio incatenarli. Inoltre il TPM non solo ha una sua chiave, ma è come un cavò, protegge anche altre chiavi di cifratura. Questo avviene perché il TPM cifra le altre chiavi usando la sua storage root key, garantendo che possano essere decifrate solo dal TPM stesso. Quindi, per esempio, per sicurezza il sistema cifra il contenuto del disco, tipo il famoso BitLocker di Windows. Il TPM protegge la chiave che a sua volta cifra il disco. Quando attivate il TPM e la cifratura, il sistema genera la chiave di cifratura del disco e chiede al TPM di cifrarla in modo che possa essere decifrata solo se i componenti di avvio non sono stati manomessi. Inoltre, quando si attiva il TPM, i componenti di avvio calcolano l'hash di se stessi e di ciò che caricano, cioè un'impronta digitale dei dati. Infatti, anche un singolo cambiamento in quel componente genererà un hash completamente diverso. Questi hash sono poi inviati al TPM per essere aggiunti nei suoi registri. Questa raccolta di hash rappresenta lo stato del PC, considerato stabile e sicuro. Praticamente sono i suoi punti di riferimento per capire se qualcosa è stato manomesso ad ogni accensione e di conseguenza decidere se decifrare o meno la chiave di decifratura. Gli hash vengono salvati in alcuni registri chiamati Platform Configuration Register, che sono come dei forzieri digitali all'interno del TPM e non possono essere modificati direttamente dall'esterno. Durante l'avvio c'è una vera e propria catena di fiducia. Ogni componente calcola un hash che viene mandato al TPM per essere confrontato con quelli
nei registri. Questi hash saranno utilizzati poi alla fine del processo per garantire che il PC sia in uno stato sicuro. È questo che rende il TPM un custode così affidabile. Quando accendete il computer, il primo codice a partire è il Core Root of Trust for Measurement, praticamente come un vostro genitore 1 o genitore 2, che si sveglia per primo per andare al lavoro. È implicitamente fidato, un po' come darsi un bravo da soli, e il suo unico compito è quello di calcolare l'hash di quello che oggi è quasi sempre UEFI, il successore moderno del vecchio BIOS, e passargli il controllo. L'hash verrà poi mandato al TPM. UEFI è un tipo di firmware, cioè un software integrato nell'hardware che si occupa di avviare tutto il resto. Prepara l'hardware, verifica che sia tutto funzionante, assegna risorse e passa il controllo al bootloader, un piccolo programma che carica il sistema operativo. Però, prima che UEFI carichi il bootloader, il Secure Boot controlla che il software sia autentico. Il Secure Boot è una funzione di sicurezza del firmware UEFI. È disponibile solo sui PC con appunto UEFI e non su quelli con il vecchio BIOS. Esamina qualsiasi pezzo di codice che tenta di essere eseguito sul PC durante le prime fasi del processo di avvio, alla ricerca di firme digitali che confermino che il software sia legittimo e sicuro. Praticamente la firma digitale è come un timbro che dimostra che il file è autentico, non è stato modificato e proviene da un'autorità riconosciuta. Il Secure Boot è come un buttafuori inflessibile che non lascia entrare nessuno nel tuo computer senza aver prima verificato la sua identità. Il cuore del Secure Boot è la crittografia asimmetrica, un sistema di firme digitali. Quando un produttore come Microsoft o Intel crea un componente di avvio, tipo un bootloader, ne calcola un hash unico. Questo hash viene poi crittografato usando la sua chiave privata segreta. Questo processo crea appunto la firma digitale. Al momento dell'avvio, il firmware del tuo PC esegue due azioni: ricalcola l'hash del componente e prova a decifrare la firma digitale usando la chiave pubblica del produttore. Se l'hash ricalcolato corrisponde a quello decifrato dalla firma, la verifica ha successo, il componente è autentico e non è stato manomesso. Se anche un singolo pezzo fosse stato modificato, l'hash non corrisponderebbe, la verifica fallirebbe e il firmware bloccherebbe l'esecuzione del componente. Per gestire questa rete di fiducia e chiavi, il Secure Boot si affida a 4 database che sono tipo degli archivi. Il primo è il DB, contiene le firme e le chiavi pubbliche di tutto il software che è autorizzato ad avviarsi. Se una firma è qui, il componente è sicuro. Poi c'è il DBX, che è la lista nera del Secure Boot, contiene le firme di componenti non autorizzati o noti per essere malware. Se un componente corrisponde ad una firma del DBX, viene immediatamente bloccato. E poi la KEK è la chiave che autorizza gli aggiornamenti. Il KEK contiene una o più chiavi pubbliche, le cui corrispondenti chiavi private sono usate da autorità affidate, come appunto Microsoft, per firmare o validare gli aggiornamenti dei database DB e DBX. Questo assicura che solo fonti attendibili possano aggiornare le liste di software consentito o proibito. Ed infine il PK, la cima della piramide. La PK è la chiave pubblica che stabilisce la fiducia tra il produttore del PC e il UEFI. La sua corrispondente chiave privata è usata per firmare l'aggiornamento o la sostituzione della KEK e controlla la gestione di tutto il Secure Boot. Grazie a questi database il tuo PC può aggiornare le sue difese contro i malware scoperti dopo l'acquisto, accettando modifiche alle liste di sicurezza solo se firmate da un'autorità riconosciuta. Quindi il Secure Boot verifica la firma del bootloader e se è tutto a posto, UEFI calcola l'hash del bootloader e lo manda al TPM. A questo punto il bootloader deve caricare il kernel del sistema operativo dalla memoria secondaria, ricordate tipo un hard disk, alla memoria primaria, che come sapete è la RAM, permettendone l'esecuzione da parte della CPU e poi l'avvio del sistema. Il kernel è il cuore del sistema operativo, gestisce CPU, memoria e dispositivi e permette ai processi di usare le risorse in modo sicuro e controllato. Praticamente è il ponticello tra hardware e il software. Il kernel è un po' come il direttore d'orchestra, assegna chi può usare la CPU o la memoria. Un processo è un musicista, è un programma che suona nello spettacolo, per esempio il browser. Il nostro amico bootloader deve caricare questo kernel, altrimenti la CPU non saprebbe come prendere il sistema operativo e come avviarlo. Ovviamente il kernel è molto più complesso di così, io l'ho semplificato tantissimo. Inoltre il bootloader calcola sempre l'hash del kernel e lo manda al TPM. A questo punto il TPM verifica gli hash attuali con quelli che aveva memorizzato in precedenza. Se corrispondono, il TPM rilascia la chiave di cifratura al sistema operativo, che può finalmente decifrare il disco e avviare completamente il sistema. Dopo questo, se tutto viene caricato per bene, tu arriverai a vedere il login che ti farà accedere al sistema. Tutta questa catena di controlli e di calcolo degli hash è fatta per evitare che qualcuno possa eseguire attacchi di tipo UEFI rootkit, che riscrive o inietta codice malevolo direttamente nel firmware UEFI. Se disabilitate il Secure Boot, il firmware esegue questo codice all'accensione e il rootkit viene caricato ancora prima del sistema operativo, rendendosi praticamente impossibile da rilevare per l'antivirus. Oppure un bootkit che rimpiazza il bootloader legittimo con uno malevolo. Inoltre l'utilizzo del TPM in combinazione con la
cifratura del disco, come appunto BitLocker, risolve l'attacco di furto. Se il disco viene rubato, la chiave di cifratura non è accessibile perché appunto cifrata nel TPM. Oppure se l'hackerino avvia un sistema con una pennetta USB, la catena di fiducia, cioè gli hash dei componenti dell'avvio, cambia perché non è il sistema operativo originale. Il TPM lo sa, perché gli hash sono diversi, e quindi rifiuta di rilasciare la chiave di decifratura, lasciando il disco illeggibile. Tutta questa catena di fiducia non è solo teoria, è una realtà concreta nei computer moderni. Per esempio, Windows 11 richiede obbligatoriamente il Secure Boot e il TPM per poter essere installato. Microsoft ha deciso di introdurre questo requisito proprio per innalzare il livello di sicurezza, assicurandosi che il sistema operativo venga avviato solo in un ambiente affidabile, dove firmware, bootloader e kernel non siano stati manomessi. In pratica il TPM e il Secure Boot non sono solo optional, sono diventati i guardiani ufficiali dell'avvio sicuro del vostro PC. Ecco, ora sapete che quando accendete il computer non si tratta solo di cliccare un pulsante, parte una vera catena di fiducia dove ogni componente controlla l'altro, come in una squadra ben addestrata. La prossima volta che il vostro PC impiega qualche secondo in più per avviarsi, pensateci, non si sta impallando, si sta semplicemente assicurando che nessuno abbia rovinato la festa e che i vostri dati restino al sicuro. Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al canale per altri contenuti sul magico mondo della cybersecurity. Ciao, alla prossima!